Definiamo subito cos'è un cambio di posizione. È un movimento dell'avambraccio e della mano sinistra che ci permette di spostare le dita da una posizione all'altra lungo la tastiera dello strumento. I passaggi di posizione sono necessari per suonare sullo strumento i diversi intervalli musicali. Adesso vediamo come si realizzano nel dettaglio. La sensazione dovrebbe essere quella di spostarsi delicatamente strisciando sulla tastiera, quasi come un vero glissando. Infatti la prima cosa da sapere è che si studiano sempre attraverso la tecnica del portamento, ovvero il dito che sta suonando la nota precedente al cambio non smette di premere la corda durante lo spostamento ed esegue una strisciata lungo la corda fino a raggiungere la giusta posizione di arrivo. Ricordiamoci che nei passaggi di posizione il pollice è un riferimento prezioso perché strisciando sotto il manico non perde mai il contatto con esso. Per memorizzare la quantità di spostamento corretta di un passaggio di posizione è fondamentale studiare il movimento assai lentamente, dilatandolo, esplorando e ascoltando con attenzione tutta la strada che le dita devono compiere sulla tastiera. Dobbiamo sentire il percorso esatto da fare, sia attraverso le sensazioni tattili, ma soprattutto attraverso l'udito e l'ascolto profondo. Vi ho fatto vedere uno spostamento con lo stesso dito, ma spesso e volentieri in un contesto musicale il passaggio di posizione comporta l'utilizzo di dita diverse. Vediamo degli esempi in dettaglio. Quando si cambia verso un dito superiore, per esempio passiamo dal primo al quarto dito, è sempre il dito che suona prima del cambio che striscia e compie il portamento. Una volta che la mano arriva nella giusta posizione, compieremo un movimento articolatorio del quarto dito che andrà a premere la nota giusta. Per esempio, se passiamo dall'A in prima corda premuto con il primo al Mi premuto col quarto dito, il primo dito farà il portamento fino alla nota di Re e lì la mano si fermerà e articoliamo premendo il Mi con il quarto dito. Questo si fa ovviamente perché tra il primo e il quarto dito c'è una distanza di tono. Se volessimo suonare il Mi con il terzo dito, il primo dito avrebbe dovuto compiere lo spostamento fino al Re diesis. Quando invece si cambia per un dito inferiore, ad esempio passando dal terzo dito al primo, sarà sempre il dito che suona prima del cambio, in questo caso il terzo, a compiere il portamento, scorrendo lungo la corda. E nell'arrivare nella giusta posizione daremo un impulso di articolazione, togliendo repentinamente il terzo dito, come quasi se stessimo facendo un leggero pizzicato sulla corda con la mano sinistra. Questi movimenti articolatori eseguiti alla fine del portamento servono per conferire nitidezza e precisione al passaggio. Nei passaggi di posizione verso il grave si fa esattamente la stessa cosa. Il portamento viene eseguito dal dito che suona prima dello spostamento e poi si dà l'impulso articolatorio. Adesso che abbiamo visto come eseguire lentamente un passaggio di posizione, dovremmo velocizzare il movimento e arrivare a non fare sentire il portamento, senza però, mi raccomando, senza togliere la pressione delle dita dalla corda, perché è proprio questa pressione che ci dà la sensazione del contatto e dello scorrimento sulla tastiera e ci fa intuire quale sia la distanza corretta del passaggio di posizione. Per eseguire bene un passaggio di posizione, l'appoggio della mano sinistra sul manico deve essere costante, ovvero il peso del braccio e della mano sinistra è sempre presente e su questo peso le dita che premono la corda appoggiano con la stessa pressione in ogni parte del manico. Chiariamo, stiamo parlando solamente delle dita che premono la corda, ovvero di quelle che stanno suonando in quel momento la nota, non di tutte le altre dita della mano che invece accompagnano il movimento stando rilassate.
Anche nei passaggi lunghi, verso posizioni lontane, la mano non si alza, non toglie peso e soprattutto non preme maggiormente. Questo è un difetto molto comune nel principiante. Ricordatevi inoltre che se state suonando un passaggio nella dinamica del forte, la mano sinistra non deve premere di più, anzi il contrario. Più si suona forte con l'arco, più si può stare leggeri con la mano sinistra.